Buongiorno, piove da 2 giorni, infatti non stiamo registrando niente, però cosa bellissima, ora di pranzo, guardate cosa mi ha preparato Eli. Peperoni ripieni. Lei è sempre là, buttata in cucina, lei è fissa in cucina. Ciao. Camper di Busca, quello è Solange, solo che l'ha verniciato tutto di verde militare, col bandone nero sotto, ha fatto tutto lui il lavoro e devo dire che è venuto molto bene, è veramente figo. Ora, anche se piove tantissimo, ieri vi ho raccolto un po' di legna così, perché siamo nel posto quello con il camino, comunque almeno un paio d'ore di fuoco mentre fuori piove, ci sta, è bellissimo, dobbiamo per forza farlo. Spero che riusciremo ad accenderlo, anche se è tutto molto umido. Vabbè. Dove la metto questa legna? No, lì è bagnato. No, ci penso dopo. Devo capire dove metterlo, se no qua c'è solo bordello. Ah, comunque oggi è il mercoledì 16 aprile e mette fra ieri, oggi, domani e dopodomani qui in Piemonte mette allerta meteo pioggia, e infatti abbiamo cercato di metterci il più lontano possibile dai torrenti e dai fiumi. Speriamo che riusciamo poi a scendere di qua, anche perché siamo sull'erba, se piove così sarà un po' difficilino. Però noi andremo via ma venerdì, perché poi ci raggiungiamo con gli altri amici della tribù, perché ci sarà poi Pasqua e Pasquetta, quindi chi lavora in settimana quel weekend è libero e quindi ci vediamo tutti quanti. Però probabilmente pioverà, speriamo di no. Cioè non arriva l'acqua, arriva, vedi la nebbiolina con magari un po' di venti, però non c'è vento. Secondo me se riusciamo ad accendere questo si sta bene qua il pomeriggio. Infatti voglio stare qua, basta stare dentro, non posso. Basta stare dentro, quasi quasi io direi di accendere, anche se sono... Sì, sono Di già? 2 e mezza.
2. Le due, io direi di accenderlo lo stesso passarci il pomeriggio. Ah, voglio, ma scherzo. Stasera sti cazzi ce ne stanno dentro. Stasera si avanza qualcosina, bene, se no niente. Non è Più che altro inizia ad avere problemi di corrente, Ah. inizia ad avere problemi che comunque il riscaldamento ha un costo. Ho dovuto accendere il motore prima. Adesso è tornato lo spent di nuovo, ce ne basso perché c'erano 26 gradi. Madonna. In tempo un'ora, l'ho acceso all'una. Ho sentito che hai acceso il camper. Una quasi era. Adesso ho Sì. spento, però adesso la batteria, se devo riaccendere il frigo è spento. Se devo riaccendere o il frigo o il cinebasso devo accendere il camper. Pensa a te. Ah, si può vedere così. E questa è la differenza del litio. Io ho la batteria 13,1. Ma c'è anche più capienza. Sì. Capite così, Adesso ho 13,1, frigo acceso, senza problemi. Però la Power Station fa, perché le batterie di quella l'ho messa a caricare grazie alla Power Station. Il cellulare la Power Station, il tablet la Power Station. Assolutamente. Però il riscaldamento è acceso da stamattina alle 7:30. Perché se non accendi e spegni Consuma meno della candeletta. Ho detto tutto. Sì che il camper l'ho tenuto acceso un quarto d'ora. Ma infatti l'hai fatto soltanto per accendere il cinebasso. Sì. E il frigo quanti gradi ce l'avevi? L'hai acceso? L'ho acceso e poi l'ho spento di nuovo. Quindi vi faccio fare un giro e poi lo spento. Sì. Va bene per niente. No. Però dentro che può andare male sono le mozzarelle, minchiatine così, quindi non è niente di importante. Un doppio over. Sì, no, l'inverno che quando fa così, e se fa così 1 o 2 giorni, ok, però già 3, 4, 5, poi ovviamente se non ti muovi non fai chilometri. Ma anche se fai chilometri, dopo un giorno ti viene Ah beh sì, punto a capo. devi fare tanti chilometri. Vabbè no, con la litio no, No, lì. con la litio no. Ah, comunque non vi ho detto che l'ammortizzatore è perfetto, ora sono passati già 3-4 giorni, abbiamo fatto già un po' di chilometri, l'ammortizzatore l'abbiamo montato, sistemato perfettamente. Praticamente era successo che chi li ha montati, perché sono nuovi, li ho cambiati tutti e 4, 2 anni e mezzo fa, chi li ha montati ha messo una rondella troppo piccola e quindi l'ammortizzatore si è sfilato, però adesso tutto a posto, perfetto, molto soddisfatto. Comunque questo è il colore perfetto. Questa qua la dipingiamo tutta adesso, busca, non interessa niente. Puzzola. Ciao. Vabbè. Sì, però noi siamo qui, si sta benissimo. Bravo, fatto apposta. Ah no. Te l'ho portato per assaggiartelo. Sì, a me fa cagare la merda. A me anche. Ma ti è sempre piaciuto il fondente? Sì, ma leggi. Ma leggi che cosa c'è? 70. No, leggi tutto. Sì, ma Con pepe. Con pepe nero e sale. Prova a assaggiarlo, a me non piace, magari a te Il piace. cioccolato con il pepe nero e ma è sale. lui che l'ha preso. Devo provare, vai a provarlo, prova ad E assaggiarlo. lui è lo stupido che l'ha Schifo a preso. te anche a te. Sì, non mi piace. Magari a te Chi piace. l'hai creato sta merda? No, non lo so chi ha avuto il coraggio di farlo e di metterlo in vendita e le persone che lo comprano perché gli piace. Ah, ma io l'ho provato, non mi piace per niente. Secondo me tutti lo hanno preso per provarlo. Eh no, perché sennò la produzione ne finiva subito. Io da un po' che lo Secondo me guardo. il sale ci potrebbe stare. Certo, grazie, però Il senti sale quando sì, il prendi il sale è pepe. molto buono, ma il pepe è proprio... Ma una roba che mi rovina il gusto, cioè mi rovina la bocca. Ma no, se ti piace, non lo so, no. Se ti piace... No, è fatta talmente schifo da rovinare la bocca. A me sì, personalmente. A lei sì. Perché io il ma a pepe lei non lo mangio. piace. Fatto schifo. Schifo da rovinare la bocca? No, però non lo mangerei più. Vabbè, ma che vado sui biscotti. Bravo. Assaggi. Ah, proprio tutta la danza, soltanto questo. Esatto. Io non ho avuto il coraggio di... perché a me il pepe fa proprio schifo. Ah, neanche hai assaggiato tu? L'ho assaggiato un Sì, ma angolino un minuscolo. brangolino, devi prendere un pezzo, devi prendere.
No, fa schifo. No, non si sente, busca sei cioccolato. Sta di cioccolato lì per lì. Il pepe che devo dire. È il pepe proprio che non strano, ci sta vero? un cazzo di niente. Il sale sì. Il sale Eh, ci sta. C'è un controbattito, cioè... No, non ci sta Come un tipo mettere la Nutella nella matriciana, capito? Vicino. cazzo di niente. Sa di ci niente, sta. non c'entra niente. Però se vuoi te lo regalo. Regalato lo mangia, busca, guarda come lo mangia regalato. Regalato lo prende. Ma se no regalalo a qualcuno, scioglilo, non so, facci qualcosa, io non lo voglio proprio. Sicuramente lo scioglierò. Quindi già ha preso comunque possesso del cioccolato. Mettilo magari in un pancake, non lo so. Non lo so, io non. Ci sta un bel pancake al pepe. Però magari con la farina e magari non lo so, non si sente così tanto. No, non riesco a buttarlo. Poi lo butteresti. No, io no. Io sì, no, assolutamente. io appena a Pasqua vedo tutti gli altri lo offro così. Ah, beh, Lo allora. offro girato. Aperto. Lo offro girato. E dico, volete un pezzo di cioccolato? Sì, dai, ma perché? Venga, lo facciamo, Vabbè, dai, va bene, lo prendo il cioccolato, sai come? Sì, che ti prego fallo. C'è Fede, Marco che viene sì Tienine e poi la tienine faccia, un pezzo per cortesia. la faccia così di Marco, Assolutamente quindi farlo. Sì, Una merda proprio. Un Lo disgusto. mangerei, Ugh. Lo mangerei un cubetto al giorno, lo mangerei. ma per non Per buttarlo. non buttarlo. Anche io ok. per non buttarlo, però se lo posso offrire comunque la gente se lo mangia, non viene buttato e io mi faccio due risate. Lascia No, leggere. io lo Guarda che busco lo sapevo, busca. Io. Dai, ridere. C'è buio qua. Comunque Certo, c'è buio. molto bene. Allora, questo è il quarto giorno di allerta rossa, però questo qui è il primo giorno, primissimo, dove c'è il sole. Noi siamo stati quassù tranquilli, senza sapere niente di quello che succede giù praticamente, solo che ci hanno detto che esondazioni fiumi, alluvioni, di tutto di più. Ora dobbiamo vedere questa strada per scendere che è un po' bruttina, vedere se è ancora intatta, se non ci sono alberi giù, quindi sarà una bella scoperta, una bella sorpresa. Ok, stiamo scendendo, primo ramo per terra che devo per forza togliere. Altro ramo da dover togliere per forza. C'è qualche rametto caduto. L'importante è che non ci sia la strada caduta. Esatto. Ok, fermi. Fermi perché franato tutto. Solo che non c'è nessuno perché è l'1:30 e saranno andati in pausa. E qua non ci si sposta. Porca miseria. Siamo fermi, eh? È venuto giù di. È venuta giù di là. Cazzo, Sì, siamo isolati. siamo isolati. Non possiamo scendere di qua. Qua sotto? Qua sotto. No, qua sotto va bene. L'ultimo pezzo proprio. L'ultimo pezzo. Porca miseria. E adesso? E adesso? Più che altro adesso come facciamo a girarci? No, c'è la stradina giù di là, andiamo tutto il retro. Porca miseria. Allora, adesso noi aspetteremo qua, spengo adesso e aspettiamo qua finché non tornano i ragazzi che stanno lavorando. Perché dobbiamo capire come fare. Più che altro, allora, noi abbiamo, sì, tutto per stare ancora in realtà, però... Ok, sono le 6 e abbiamo sentito una ragazza sotto che abbiamo incontrato della borgata. Ci siamo lasciati il numero e ci ha detto che la strada l'hanno pulita, quindi ci accingiamo a scendere. A scendere. Eccoci, hanno sgomberato la strada. Questo è quello che rimane. Sopra, porca miseria. Siamo veloci. Infatti, gingischiamo. E quello è tra l'altro lo spargiletame che la frana ha fatto ribaltare di questa cascina che c'è qua. Va bene, adesso on
nasconde altre sorprese, torniamo a casa. A casa? Cioè a casa, cambiamo Torniamo a posto. casa. Anzi, dobbiamo ancora andare all'Eurospin a fare un po' di spesina Carico, e poi scarico. carico e scarico e poi cambiamo posto per Pasquetta da passare con gli altri. Oh, eccoci qua. Questa qui praticamente è un'area camper in pianura, in disuso. Infatti, come vedete, ci siamo solo noi e quella casetta con dei bagni abbandonata, tutta diroccata. Però ho visto che c'è l'acqua. Questo è ottimissimo, ottimissimo. Va bene, allora aspetteremo qui. Verrà Andre sicuramente, probabilmente Marco, probabilmente Fede.